Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Forse non tutti sanno che in Italia vantiamo un'ottima linea ferroviaria, molto apprezzata soprattutto all'estero. Ebbene, in questo video vi consiglierò ben 8 itinerari, tutti rigorosamente in treno, con i quali potrete fare delle esperienze e godervi dei bellissimi paesaggi nel bel paese. Sarà un po' come partire insieme per un viaggio all'interno dello stivale. Lo percorreremo da nord a sud. Quindi cosa state aspettando? Preparate la valigia e partiamo! Il nostro tour comincia dal Trentino Alto Adige. È qui che troviamo il trenino del Renon e vi sembrerà di fare anche un viaggio nel tempo. Pensate che questo treno è dotato di vetture storiche ancora in funzione. In una ventina di minuti passerete dal centro di Bolzano fino a sopra Bolzano, ad una altitudine di circa 1200 metri. Il panorama sulle Dolomiti è pazzesco. Il trenino del Renon attraversa ben 10 stazioni e la cosa interessante è che voi potete scendere in qualsiasi momento in una qualsiasi di queste stazioni e procedere a piedi, fare delle escursioni a piedi se lo desiderate. Una curiosità? Se volete coccolarvi, potete addirittura scegliere di cenare su questo trenino. Una cena magica solo per voi, accompagnata da musica dal vivo con diverse portate. Ogni portata vi sarà servita in ogni diversa stazione che passerete. Bellissimo! Però ovviamente questo è possibile solo in estate. Approdiamo invece adesso in Piemonte e proprio qui, in particolare a Domodossola, potrete vivere l'esperienza sul treno del Foliage, caratteristico treno bianco e blu della storica linea ferroviaria che collega Domodossola e Locarno dal 1923. Sono migliaia i turisti che ogni anno scelgono questo itinerario, soprattutto in autunno. È un percorso lungo 52 km, dura circa 2 ore e vi porterà un po' alla scoperta dei colori autunnali del foliage, appunto come dice il titolo del treno, quindi delle foglie bellissime, dei colori tra l'arancione, il giallo e il marrone, tra i boschi del Piemonte e della Svizzera. Tra ponti, gallerie, vallate, boschi incantevoli e borghi affascinanti, vivrete un'esperienza unica che vi lascerà a bocca aperta. Ci spostiamo poi in Liguria. Qui troviamo il Cinque Terre Express, un treno regionale che passa attraverso un parco nazionale, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, che è stato anche riconosciuto, niente poco di meno che Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Il treno percorre la tratta da La Spezia a Levanto e si ferma in tutti e 5 i comuni che costituiscono il parco, dandovi la possibilità di scendere e risalire in tutte le stazioni con un unico biglietto. Il percorso offre, come potrete immaginare, un panorama mozzafiato, percorrendo tutti i tratti di costa dove si alternano pareti di roccia con scogliere bellissime a picco sul mare. Insomma, veramente il Cinque Terre Express è uno dei modi migliori per visitare questo angolo di paradiso che sono le Cinque Terre. Adesso è il turno della Toscana e qui in particolare vi voglio suggerire 2 itinerari. Partiamo dalla linea Saline-Volterra-Cecina. Si tratta di una linea veramente molto antica e pensate che anche lo scrittore Cassola, per un paio di sue opere, ha proprio tratto ispirazione dal panorama incantevole che si può ammirare dai finestrini di questo treno. Da marzo a maggio si ha l'opportunità di viaggiare su treni storici
Inoltre, grazie anche ad alcuni eventi a tema, si ha la possibilità di ripercorrere un po' la storia di questa linea. Un tempo già conosciuta dagli Etruschi e dai Romani. Insomma, appassionati di storia, cosa state aspettando? Questo percorso è perfetto per voi. Rimanendo sempre nella stessa regione, voglio poi parlarvi della linea delle Terre di Siena. Si tratta, secondo me, di un'ottima linea per tutti i buongustai e per tutte le buone forchette che vogliono organizzare un tour tra i borghi toscani per degustare il tartufo con dell'ottimo vino. E come se tutto questo non fosse abbastanza, c'è anche la particolarità di poter fare un tuffo nel passato e viaggiare su un treno dotato di locomotiva a vapore. Avete mai sentito parlare del treno natura? I suoi itinerari durano tutti una giornata e Siena è il punto di partenza e di arrivo. Perché ve lo consiglio? Perché i paesaggi che vedrete da lì saranno incredibili e una cosa molto interessante è che alcuni di questi paesaggi sono visibili soltanto da questo treno. Ovviamente, se lo desiderate, potrete scendere in una delle varie stazioni che si attraversano e proseguire quindi a piedi tra borghi e castelli. Anche la parte culinaria, in questo percorso, ha la sua importanza e quindi via libera a degustazioni in fattoria, sagre paesane, tappe enogastronomiche dove vi potrete deliziare tra olio, tartufo, vino, pecorino toscano. Proseguiamo il nostro tour sulla Transiberiana d'Italia. Stiamo parlando della linea Sulmona-Isernia, che tocca l'Abruzzo e il Molise. A cosa è dovuto questo soprannome molto particolare? È dovuto in particolare al giornalista Luciano Zeppegno, il quale ha definito proprio questa linea la piccola Transiberiana per via delle abbondanti nevicate che generalmente si vedono nella parte soprattutto dei monti dell'Abruzzo, che la fanno assomigliare un po' alla ben più celebre omonima. Questa tratta, infatti, vi porterà ad una altitudine di tutto rispetto, 1260 metri di altezza. Vi rifarete gli occhi con gli incantevoli paesaggi del Parco Nazionale della Maiella e quelli dell'Alto Molise. Un suggerimento? Non rinunciate a viaggiare sui tipici treni in legno che dalla primavera all'autunno passano attraverso i borghi. Continuando a scendere nel nostro stivale, siamo arrivati a Puglia e Basilicata. Qui, in particolare, vi è la linea Bari-Altamura-Matera. Il treno qui viaggia ancora su una linea a scartamento ridotto, per cui potrete un po' ammirare l'ambiente circostante in totale relax, compresa la fioritura delle orchidee selvatiche in primavera. E da pugliese posso dirvi che il treno è davvero il metodo migliore per visitare questa zona poco conosciuta delle due regioni. Provare per credere. Da Bari quindi passerete attraverso Altamura, città del buonissimo pane e della buonissima focaccia, quindi se ancora non li avete provati dovete assolutamente farlo, e poi arriverete a Matera, la città dei sassi, proclamata capitale europea della cultura nel 2019. E concludiamo il nostro tour in una delle maggiori isole italiane, nonché una delle più belle, la Sicilia. Avete mai sentito parlare della Circumetnea? Si tratta di una linea ferroviaria che corre intorno all'Etna, che tra l'altro è il vulcano più alto d'Europa. Il treno del vulcano vi porterà ad ammirare piccoli centri e coltivazioni di vigneti che si arrampicano sulle pareti del vulcano. Sapete infatti che questa linea è anche nota come il treno dei vini dell'Etna? La storica ferrovia è stata inaugurata nel 1898.
e attraversa piccoli paesini, regalando incredibili scorci di paesaggi ai visitatori. Molto 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 pittoreschi. Il tempo totale di percorrenza è di circa 3 ore per circa 110 km. Perché piace tanto? Beh, per l'unicità di quello che offre e di quello che si può vedere. Indescrivibili panorami lavici, meravigliose campagne, alberi di pistacchio e fichi d'India. Lo staff del treno poi sarà così gentile e disponibile da offrirvi racconti sulla storia della ferrovia e curiosità su questi incredibili paesaggi che attraverserete. Insomma, che ne pensate? Quale percorso vi piace di più? Quale vi stuzzica di più la fantasia? Quale desiderate provare non appena possibile? Fatemelo sapere nei commenti. E cosa aspettate? Acquistate subito i biglietti per uno di questi treni o per tutti questi treni e andate a scoprire quelle cose molto particolari dell'Italia che la maggior parte dei turisti non conosce o non visita. Se poi volete saperne di più su quelli che sono altri luoghi bellissimi e poco conosciuti dell'Italia, per fare una vera esperienza di viaggiatori e non di semplici turisti, allora non dimenticate di guardare il nostro video dedicato proprio a questo argomento. Come sempre trovate il link in alto nella card e giù nella descrizione. Vi ricordo anche che se cercate invece un qualsiasi argomento di grammatica o degli esercizi sulla grammatica o ancora volete sapere delle altre informazioni sulla cultura italiana, non dimenticate di cercare sul sito lernamo.com. Lì trovate tutto quello che vi serve. E non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi lì disponibili. Noi invece ci rivedremo prestissimo in un nuovo video.